Oggi volevo parlarvi del rullante che ha fatto la storia del rock. Quindi parliamo del Tama Bell Brass. Il Tama Bell Brass fa la sua prima apparizione nel catalogo del 1980, dove aveva questa finitura grezza. Tama è stato il primo marchio a fornire dei rullanti in bronzo fuso. Viene chiamato Bell Brass, dove brass significa ottone, ma non ha nulla a che fare con l'ottone, perché tutti i rullanti Bell Brass, perlomeno dell'epoca, erano in bronzo fuso, quindi è lo stesso materiale che viene usato per i piatti, 80% rame e 20% stagno. Circa queste sono le proporzioni, poi ogni ditta ha le sue. Il processo di manifattura per questi strumenti è veramente molto lungo e complesso. Viene creato uno stampo con un misto di sabbia e agenti chimici. Dove all'interno viene colato il bronzo fuso. Si aspettano circa 2-3 ore che il metallo si raffreddi, poi lo stampo viene rotto e ne rimane il fusto grezzo, spesso 10 mm, che poi verrà lavorato da un tornio e portato a 3 mm. C'è qualche ditta che aggiunge dei cerchi di rinforzo sempre ricavati diciamo dal pieno del fusto. C'è chi non li aggiunge, lo spessore può variare fra i 3 normalmente e i 5 mm. Poi si passa a tutti gli altri processi di lucidatura, foratura, la lavorazione dello snare bed e del bordo come ogni altro rullante. Ma veniamo al suono, che è la cosa più importante. Che cosa ha di così speciale per essere stato registrato in così tantissimi dischi e aver fatto la storia del rock? Il Bell Brass ha una proiezione sonora veramente fuori dalla norma, ha un attacco molto presente e anche allo stesso tempo un bellissimo corpo, un suono molto robusto, in grado di veramente bucare nelle situazioni live tutti gli amplificatori che ci possono essere, e in studio dà veramente una botta, chiamiamola nel nostro gergo, che si differenzia da qualsiasi altro strumento. Non solo botta però, perché Elvin Jones lo usò in pratica per quasi tutta la sua permanenza col marchio Tama, dal 1978 al 1988. Quindi è capace anche di molta sensibilità e articolazione quando ce n'è bisogno, ma è famoso nell'ambiente rock per avere questa proiezione, questo punch e questa solidità nel tono che poi arriva anche ai microfoni più lontani mentre si registra, che sono i room mics spesso posizionati a diversi metri. Quindi la cosa bella è che ha la solidità sia sui microfoni vicino, sui close mic, ma anche sui microfoni che ci sono intorno alla stanza. Il primo modello nel 1980 è strafamoso per essere stato utilizzato in Nevermind dei Nirvana. Il rullante era di proprietà di Ross Garfield, chiamato anche Drum Doctor, che ha un noleggio per studi di registrazione in America, e tantissimi batteristi nella storia e tuttora si rivolgono a lui quando devono andare in studio a registrare. Qui abbiamo un modello del 1985 che è identico a quello che è stato usato per registrare il Black Album dei Metallica. È forse il capostipite, diciamo, del suono dei Bell Brass. Il periodo Mastercraft è sempre la prima scelta per quanto riguarda le registrazioni rock in ambienti non solo, diciamo, estremi, ed è utilizzato veramente da tantissimi musicisti. Dopo qualche anno è cambiato il design dei blocchetti chiamati Freedom Lugs, dove ci sono solamente 2 punti d'appoggio sul fusto, ed è il rullante che è tuttora in possesso di Dave Grohl. Lo utilizza per in pratica tutte le session dei Foo Fighters, ma anche per i suoi lavori come batterista. Il fusto è sempre lo stesso, cambia il design dell'hardware, che comunque sia va ad incidere per qualche sfumatura sul suono, a volte più di quello che ci immaginiamo. Nel 1988 vengono introdotti i famosi cerchi Bell Brass di Tama, che sono veramente molto pesanti e molto rigidi. Erano di serie su un rullante in acero
e sono diventati di serie poco dopo anche sul Bell Brass. Ne ho uno di fine anni 90, dove chiaramente sono stati cambiati nuovamente i blocchetti, e un rullante identico a questo è stato utilizzato per registrare Toxicity dei System of a Down. Qua vediamo John Dolmayan in studio mentre fa vedere la sua strumentazione. Lo possiamo sentire lungo tutto il CD con diverse sfumature sulla cordatura. A me la traccia che piace di più è la 10, che si intitola Science. Il batterista che ha reso molto popolare questo esatto modello verso i primi anni 2000 è Abe Cunningham dei Deftones, che l'ha usato veramente per tantissimi anni ed è parte del suo suono. Questi cerchi, che ripeto sono in bronzo, è una fusione in bronzo, anche i cerchi sono fusi, essendo molto pesanti e molto rigidi vanno a schiacciare abbastanza la pelle. Ho notato, facendo una comparazione con e senza, proprio sull'equalizzatore si vede una diminuzione con questi cerchi dei 10.000 Hz. Non voglio fare troppo il tecnico, però danno proprio un pugno veramente nello stomaco. Nel frattempo rimangono più scuri rispetto a un diecast, è un suono un pochettino particolare. Io personalmente l'ho usato per suonare live, vuoi non provarlo? E la sensazione che ho provato a un certo punto è proprio che mi vibravano i denti quando lo suonavo. È una cosa un pochettino strana, quando ci si dà dentro risponde, cioè più suoni più lui suona. È veramente potentissima come esperienza. Nei primi anni 2000 esce il modello Signature di Lars Ulrich con il fusto in Bell Brass e la finitura Scorched Earth, sempre impronunciabile, che richiama il primo Bell Brass prodotto nel 1980. Questi due rullanti sono esattamente identici, a parte chiaramente i cerchi e la finitura. La finitura io credo sia una cosa prettamente estetica, potrebbe andare un pochettino a scurire il suono, essendo proprio grezza anche dentro, però parliamo veramente di sfumature e non voglio soffermarmi proprio sulla piccolezza che c'è spesso è anche insignificante. Il Bell Brass Lars Ulrich viene prodotto in serie limitata fino a circa metà anni 2000, si conta ne siano stati fatti una cinquantina, io ne ho un paio e sono veramente molto molto belli. A livello sonoro valgono il confronto con la storia che abbiamo a destra e a sinistra. Intorno a metà, fine anni 2000, arrivano un pochettino di cambiamenti. Non è proprio dichiarato esplicitamente, ma sembra che il fusto passi da essere fatto con lo stampo di sabbia, quindi sandcast come viene chiamato, a una versione più facile ed economica da realizzare, chiamata centrifugal casting. In pratica c'è una specie di ruota che gira e gli viene versato dentro il bronzo fuso, che viene sparso tutto intorno a questo stampo e poi viene lavorato. Come detto prima, non c'è una sicurezza, però si è notato un pochettino di differenza negli ultimi modelli di costruzione che sono marchiati Starphonic. Negli ultimi anni si sono affacciate moltissime case costruttrici che propongono rullanti in Bell Brass, spesso anche a prezzi veramente più bassi rispetto a quello che ha proposto Tama fino ai metà anni 2000. Essendo il processo di costruzione del fusto diverso, anche le sonorità chiaramente cambiano. Io ho avuto dei Bell Brass costruiti con questo processo e alla fine parla la selezione naturale che è stata fatta, gli altri non ci sono più, questi ci sono ancora. Io preferisco far parlare il rullante, le sensazioni che si provano mentre lo si suona e soprattutto i microfoni quando si va in studio. Questi rullanti hanno anche una componente storica molto molto importante. Anche in questo caso spesso vengono mitizzati, sono moltissimi strumenti usati in tanti dischi o da musicisti famosi su cui viene costruita una storia veramente molto molto forte e quindi vengono venduti a prezzi altissimi e mitizzati. Io credo che se una cosa viene mitizzata un motivo ci sarà, non viene mitizzata da zero,
ma preferisco sempre fare le mie prove e fare veramente parlare il microfono. Come ho detto, in questo caso non c'è nulla da dire. Vi registro anche qualche sound file con le possibilità che ho qua nel mio piccolo home studio. Mi piacerebbe sempre farlo in studio, ma il tempo purtroppo è sempre poco. Giusto per darvi un'idea di che cosa possono fare, ma qua essendo dei rullanti molto potenti e qui essendo l'ambiente molto piccolo, non sono due cose che vanno molto d'accordo. Un'altra casa costruttrice che si è affacciata alla costruzione dei rullanti in bronzo fuso subito dopo Tama è stata Sonor, circa metà anni 80. Il modello più conosciuto e più ricercato è l'HLD 590, che è un 14x8 in bronzo fuso, è veramente un'arma. Ci sono anche tantissimi altri modelli di casa Sonor ed erano sempre fatti con lo stampo in sabbia. Sonor produce tuttora un rullante in bronzo fuso che si chiama Cast Bronze della serie Artist, è un 14x6. Si differenzia dalle tonalità Tama, ma comunque sia rimane sempre molto potente e l'ottima proiezione. I modelli di Sonor dovrebbero essere ancora costruiti con lo stampo in sabbia e un pochettino lo si può anche capire dal prezzo che va sopra i 2000 euro di questo rullante. I Sonor non hanno la stessa storia, lo stesso background di Tama, però cioè, anche qua non abbiamo nulla da dire e facciamo parlare sempre le sensazioni dei microfoni che riportano cose veramente molto molto positive. Ci tenevo a dire un'ultima cosa che è la vostra mano. E come colpite questi rullanti, come li suonate, ognuno di noi ha un suono diverso nelle mani, quindi oltre al rullante, alla batteria, alla cordatura buona che ci deve essere, al fonico, allo studio e a tutte queste cose che sono intorno alla registrazione è la vostra mano. Io non sono un insegnante di batteria, là fuori ce ne sono tantissimi e molto bravi, ma personalmente faccio spesso degli esercizi, li chiamo rimshot session, dove principalmente mi soffermo sul suono che esce dal rullante in modo da avere un suono consistente e che sia sempre il più uguale possibile. E vedo molto come cambia l'inizio dell'esercizio fino a magari 20 minuti dopo che è la fine. Mi raccomando, con tappi o in ear monitor, altrimenti moriamo con questi rullanti qua. Però è veramente la cosa fondamentale, quello che voi tirate fuori, il vostro suono quando colpite il rullante. Dopo un po' di tempo che pratico questo esercizio, sento di aver preso veramente il tiro, diciamo, quindi senza pensarci mi esce sempre lo stesso suono, altrimenti veramente non c'è né rullante né fonico che tenga, né in live né in studio. Vorrei concludere con una frase che ho letto su un vecchio catalogo Tama che diceva: costosi? Assolutamente sì, ma nient'altro ha la potenza e il tono di un rullante in bel brass. A presto!